Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. Pensavate forse che le agenzie di stampa fossero immuni dalla disinformazione? Beh, non è così. È accaduto infatti che un mese fa, un mese esatto, l'ANSA ci dava una notizia secondo la quale i bambini sono diffusori silenziosi del virus e gran parte dei media hanno dato risalto a questa notizia che però ci racconta un qualcosa di diverso rispetto a ciò che è contenuto nell'articolo originale citato proprio da loro stessi. L'articolo è in realtà ancora in una fase embrionale, non è pubblicato ancora nella sua versione definitiva, è suscettibile di modifiche. E questa quindi è una cosa importante da sottolineare, si tratta ancora di un lavoro in corso. E c'è dell'altro però, perché la ricerca effettuata ci racconta totalmente un'altra storia rispetto alla notizia che gran parte dei media ci ha fornito. Innanzitutto di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un campione di individui testati e questo test ha portato infine a dei risultati. Stiamo parlando di meno di 200 individui e questo non è un numero molto importante a fini statistici, ma sono individui fino ai 22 anni di età, quindi non solamente bambini, ma anche ragazzi e giovani. Sappiamo infatti che gli individui invece fino ai 18 anni di età non contribuiscono quasi in alcun modo al contagio perché in condizioni di normalità non hanno alcun sintomo riconducibile al virus SARS-CoV-2. Quindi dicevamo meno di 200 individui fino ai 22 anni di età. E come sono stati scelti questi individui? Bene, si trattava di persone che si sono presentate al pronto soccorso per sospetta infezione da SARS-CoV-2. Sospetta infezione da SARS-CoV-2 vuol dire che si ipotizzava la presenza di questo virus all'interno del loro organismo. Stiamo parlando quindi di una malattia. Oppure di individui che sono stati ricoverati per sospetta o confermata vedremo poi come, in che maniera, o confermata infezione da SARS-CoV-2, oppure per la presenza della cosiddetta MIS-C, ovvero la sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica, una sorta di versione per bambini della Covid-19, una sindrome misteriosa. Ricordiamoci infatti che da un lato stiamo parlando di un virus ancora non isolato, dall'altra stiamo parlando di una malattia che non ha ancora i contorni definiti in maniera totale, ossia la Covid-19, e poi appunto stiamo parlando di questa sindrome ancora più misteriosa della Covid-19 che al momento è associata al microbo in questione, ma che non è ritenuta causata proprio dal SARS-CoV-2. Quindi questo era il campione testato. Come, in che maniera? Attraverso soprattutto il metodo del tampone, il tampone oro-naso-faringeo. E i campioni raccolti da questi tamponi sono stati poi analizzati tramite la tecnica della reazione a catena della polimerasi. Qui però c'è un qualcosa che dobbiamo ricordarci di sottolineare. Infatti l'inventore di questa tecnica più volte e in diverse occasioni ha sottolineato il fatto che si tratta di un test che può essere utilizzato a fini statistici, ma non a fini diagnostici. Infatti si va ad indagare la presenza di alcune tracce genetiche che possono ricondurre sì a dei virus, ma questo non vuol dire che quei virus siano presenti proprio in quel momento all'interno di quel campione e quindi di quell'organismo. Un metodo che fornisce molti falsi positivi e falsi negativi documentati in letteratura, ma non solo questo metodo, anche altri test utilizzati per fini similari hanno degli stessi problemi, hanno problemi analoghi come per esempio il test sierologico. Quindi attraverso questo test, con i 1000 problemi che abbiamo visto, si è arrivato ad un risultato. Qual è il risultato? La presenza di una carica virale molto alta all'interno degli individui testati, addirittura più alta rispetto ai pazienti adulti ricoverati in terapia intensiva. E qui la comunità scientifica ha sollevato dei grandi dubbi. Infatti dovete sapere che la carica virale è direttamente proporzionale alla presenza di sintomi e quindi è veramente molto improbabile che questi individui molto giovani avessero addirittura una carica virale più alta degli adulti ricoverati. Ma c'è dell'altro. Infatti
grazie ai dati forniti da coloro che hanno scritto questo articolo scientifico e che sono pubblicamente leggibili, si può ricavare il fatto che la presenza di questo stato infiammatorio, parlavamo di Miss C, questa ipotetica Miss C, questa presenza di questo stato infiammatorio può essere spiegato in realtà grazie ad altre cause, cioè alla presenza di una situazione in cui si trovavano quegli individui, oppure all'effettuazione di alcune terapie, di alcuni trattamenti sanitari nel periodo precedente, quindi non per forza un qualcosa che deve essere legato al SARS-CoV-2. Però le notizie italiane che ci hanno parlato di questo articolo l'hanno utilizzato in realtà per dire dell'altro. Infatti si parlava di contagio, eppure nell'articolo scientifico non viene affrontato questo aspetto, non viene analizzato questo tema, il tema del contagio. Le notizie italiane ci hanno detto che questo studio dimostrava il fatto che i bambini quindi sono molto pericolosi per quanto riguarda il contagio, addirittura un contagio silenzioso, i super diffusori, i diffusori silenziosi del virus. C'è un fatto però: il contagio, infatti, lo ripetiamo ancora una volta, avviene solamente in presenza di sintomi, sintomi che devono essere presenti in quel preciso momento. Ed ecco perché ancora una volta la comunità ha sollevato dei dubbi riguardo questo. Infatti, questa ipotetica presenza di una carica virale più alta, con i 1000 problemi che abbiamo visto, non corrisponde assolutamente, non equivale ad una maggiore contagiosità di questi individui testati, quindi in generale degli individui molto giovani, rispetto invece a individui molto più anziani, a pazienti adulti che invece i sintomi li hanno avuti. Addirittura le conclusioni a cui possiamo arrivare leggendo l'articolo scientifico originale sono opposte rispetto a quello che ci hanno raccontato i media mainstream. Condividi questo video con almeno una persona che non lo ha guardato. E noi ci vediamo mercoledì con il nuovo articolo e domenica prossima con una nuova diretta. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo, ricordatelo, lo abbiamo visto anche questa volta. A presto da Ivan Fiorillo.